Questo non è un viaggio come tutti gli altri. Siamo stati in Bhutan fuori stagione, optando per un viaggio lento tra hiking e monasteri. Andiamo ad assistere alla preghiera del mattino, dove non potremo fare riprese però. Fin da molto piccoli, quasi tutti nel nostro ambiente sono buddisti. E quindi siamo cresciuti con questa idea in cui tutti ci mostrano che bisogna dare agli altri, oppure parlare con pazienza come rispettare gli anziani. Quindi è un'etica buddista, ma è perché tutti condividono la stessa cultura, tutti condividono la stessa religione, quindi le persone non lo vedono solo come una filosofia buddista, è uno stile di vita quotidiano. È vero, ed è quello che abbiamo potuto vivere sulla nostra pelle, giorno dopo giorno. Per quanto riguarda il turismo in Bhutan, seguiamo la filosofia dell'alto valore e basso volume. Quindi qui non ci aspettiamo un grande numero di turisti. Però il turismo che abbiamo tende ad essere composto da visitatori di alto valore. Le persone che vengono qui vengono perché vogliono davvero venire. Ed infatti noi volevamo venirci da tanto. Pronti per l'hiking? Sì, prima dobbiamo sopravvivere a questo ponte. Oggi vi portiamo alle pendici dell'Himalaya, in un regno sorprendente, tra monasteri arroccati, monaci, fatiche appaganti, gentilezza, buddismo e spiritualità. Un'avventura lenta che, come sempre, ci ha insegnato tante cose, sul mondo, ma anche su di noi. Mettetevi comodi e rimanete fino alla fine, in questo primo capitolo del nostro ultimo viaggio. Il Bhutan è un piccolo regno incastonato tra India e Cina, nel cuore dell'Himalaya orientale. Per secoli è rimasto isolato dal resto del mondo, aprendo le sue porte al turismo solo negli anni 70. Oggi è conosciuto per una scelta controcorrente. Invece di misurare la crescita con il PIL, misura la felicità interna lorda. Ma il Bhutan non è solo uno slogan. È un paese dove la modernità avanza lentamente, dove i giovani navigano online e all'alba i monaci pregano ancora nei templi. Oltre il 70% del territorio è coperto da foreste. La cultura buddista è ancora profondamente radicata. Non è un luogo perfetto, è un luogo che prova consapevolmente a rimanere fedele alla propria identità mentre il mondo intorno corre. E a proposito di mondo che corre, come siamo arrivati qui? Il modo più comodo è volare sull'India del Nord, nel nostro caso Calcutta. Con un biglietto della Druk Air in mano partiamo per Paro. Dopo pochi minuti di volo, l'Himalaya si mostra in tutta la sua maestosità, facendo da cornice ad un atterraggio tra i più spettacolari di sempre. Atterrare a Paro è già di per sé un'avventura. In questo aeroporto incastonato tra le montagne sono infatti abilitati all'atterraggio pochissimi comandanti. E abbiamo da subito la sensazione di essere arrivati in un altro mondo, accolti dall'immagine della famiglia reale e l'architettura bhutanese dell'aeroporto, che sarà una costante di tutto il viaggio. Ed ecco il primo impatto con Thimphu, la capitale del regno. Siamo appena arrivati a Thimphu, una città molto giovane, ci sono un sacco di giovani e tanta gente vestita con gli abiti tradizionali, la sapevamo questa cosa, però insomma vederla
con i nostri occhi è sempre molto interessante. Sono usanze che da noi non esistono più, invece qui sono reali, non sono fatte per i turisti. Siamo qui nella piazza principale, è molto carina come città, non fa tanto freddo, anche questa è stata una sorpresa, in realtà le temperature sono ottime. In tutto il Bhutan non esistono semafori ed è ipnotico stare qui a guardare come viene diretto il traffico. Sembra quasi una danza. Oggi inizia la vera esplorazione e ci svegliamo di fronte al più famoso stupa del paese, il National Memorial Chorten, un monumento buddista dove ogni mattina, anziani non solo, ci camminano attorno ininterrottamente, recitando mantra. Qui nella capitale le opere religiose sono tra le più imponenti del paese. E il Buddha Dordenma, che andiamo a visitare, domina la città. Nella sua maestosità è uno dei Buddha storici tra i più grandi al mondo, con i suoi 51 metri d'altezza. La mattina la dedichiamo ad esplorare i dintorni di Thimphu. Salendo verso le colline raggiungiamo il Motitang Takin Preserve, una piccola riserva immersa nel bosco. Qui vive il takin, l'animale nazionale del Bhutan, insieme ad altre specie protette dell'Himalaya. Non è uno zoo, ma un luogo di tutela, dove natura e identità si intrecciano silenziosamente, visto che il takin è l'animale simbolo del Bhutan. Ma sempre a Thimphu, ecco che viviamo un primo momento emozionante e mistico. Dove stiamo andando? Allora, ci stanno portando in questo centro dove i monaci studiano come fare il tema natale delle persone. Quindi noi adesso andremo lì, avremo una consulenza con uno di noi, dovremo dire la nostra data di nascita e loro ci faranno tutto il nostro tema astrale, ci diranno qualcosa sul nostro passato, sul nostro presente, ma anche sul nostro futuro. Quindi insomma siamo molto ansiosi. Speriamo bene. Infatti, che ci dicano belle cose. Purtroppo non possiamo mostrarvi le immagini del nostro incontro con il monaco, ma vogliamo mostrarvi gli appunti che ci siamo segnati dopo il colloquio. Il monaco, come promesso, ci ha parlato di passato, presente e futuro e cercheremo di spiegarvi in questo e nei prossimi video le varie connessioni tra il nostro passato e l'immaginario del buddismo bhutanese. Ma pazientate ancora un po' perché il discorso è complesso e abbiamo chiesto alla nostra guida di raccontarlo per voi. Lo vedrete a fine video, ma intanto è bene familiarizzare con questa immagine. Ma ecco che ci spostiamo verso un luogo indimenticabile e una delle più belle esperienze di questo viaggio. Il monastero Dodedrak, nascosto tra le colline che accerchiano Thimphu. Un trekking che si fa sentire e che ci permette di riflettere su quanto rivelato dal monaco. È segnato come trail moderato, ma secondo me è tosto, è tutto in salita. Vi faccio vedere battiti e percorrenza.
Siamo quasi arrivati al monastero, abbiamo fatto una piccola sosta con la nostra guida che è molto preparata, ci ha raccontato un po' in sintesi la visione buddista dei bhutanesi, che è molto interessante e vi racconteremo. E diciamo che fare questa passeggiata quasi al tramonto, quasi arrivati al monastero, rende tutto magico, soprattutto con questo paesaggio pazzesco. Non sappiamo se le immagini rendano, ma l'arrivo al monastero, che poi è una cittadella dove normalmente centinaia di giovani monaci vengono qui a studiare, è davvero surreale per noi. Passeremo la notte qui. Diciamo che la vista è spettacolare su Thimphu. È un posto semplice, però abbiamo il nostro bagno. C'è bagnetti, fa un po' freddino, abbiamo una lampada riscaldante, abbiamo anche il bollitore, così almeno posso scaldarmi la borsa dell'acqua calda. Una vista così. Le luci di Thimphu brillano in lontananza e con una citazione di Eminem, improbabile ma divertente trovarla qui, ci mettiamo a dormire. Andiamo ad assistere alla preghiera del mattino, dove non potremo fare riprese però. I pochi monaci che non sono tornati nei loro villaggi per la pausa invernale sono qui a continuare la loro routine di studi e preghiere e ci permettono di assistere. Non abbiamo catturato nessuna immagine per ovvie ragioni, ma diciamo che è andata più o meno così. Che posto è, ragazzi? Cioè, è pazzesco. Questa mattina abbiamo assistito alla preghiera mattutina dei monaci. Adesso si stanno esercitando a suonare. È stato bellissimo poter assistere a questo momento con il loro maestro, insomma, che li correggeva e li aiutava. È veramente qualcosa di autentico e imperdibile se venite a fare un giro in Bhutan. Ed ecco qui l'immagine chiave che vi abbiamo mostrato prima, una splendida ed ipnotica rappresentazione dei reami del buddismo bhutanese, utile per capire la rivelazione della nostra vita passata raccontata dal monaco astrologo. L'ultima, la sesta, è considerata il reame umano, quello che tutti conosciamo attualmente. Ma i 5 reami sono qualcosa di molto diverso e potrebbero non essere così chiari per le persone. E ottenere una rinascita umana è la cosa più difficile. Ci sono migliaia di esempi di quanto sia difficile ottenere una rinascita umana. Poi abbiamo i 5 veleni. Il primo è l'orgoglio. Poi l'avidità, poi la gelosia, l'ignoranza e la rabbia. Questi 5 veleni conducono ai 5 diversi reami. Come esseri umani abbiamo tutti questi 5 veleni e a seconda di quale sia il più forte rinascerai in uno dei diversi reami. Per esempio, se hai molto orgoglio e fai molta carità, contribuisci, aiuti le persone, ma con l'orgoglio, pensando che siano sotto di te o che tu sia superiore a loro e li aiuti con questa mentalità, allora rinascerai come un dio. Il che significa in pratica che hai tutto nella tua vita, ma conosci la sofferenza della morte, perché devi morire. E saprai la data e l'ora esatte in cui morirai, e quando sai il momento in cui morirai, è come se iniziassi a morire ogni singolo giorno. Se hai molta avidità o molta gelosia, se sei geloso di tutto, allora rinascerai nel reame dei semidei. Lì hai molte cose, ma il reame degli dei è sopra di te, quindi sei costantemente geloso. Cerchi di combatterli, cerchi di essere superiore a loro, c'è guerra, ma poiché il reame degli dei è superiore al tuo, non vinci mai e non vivi mai in pace. Devi sempre combattere a causa della tua gelosia. In realtà stai combattendo il tuo stesso veleno,
ma almeno è considerato un reame ancora relativamente favorevole. Sotto questi ci sono gli altri 3 reami. Il primo è il reame animale. Se hai molta ignoranza, si crede che tu rinasca come animale. E lì devi essere consapevole quasi tutto il tempo. Non puoi ignorare i fatti o la realtà. Devi essere molto attento perché un animale più grande può ucciderti. Devi soffrire per procurarti cibo e riparo. Questo è il risultato dell'ignoranza. Poi abbiamo un altro reame per le persone molto avide, il reame degli spiriti affamati. Lì hai uno stomaco enorme e un collo molto stretto. Sei affamato quasi tutto il tempo, ma non c'è cibo. Vedi il cibo lontano, magari dietro le montagne. Corri, insegui, ma quando arrivi il cibo si trasforma in cenere e fiamme. Ti frustri così tanto che inizi a mangiare la tua stessa carne e anche quando la mangi si trasforma in fiamme nel tuo stomaco e lì soffri finché non ti liberi del tuo veleno. E il reame meno favorevole è quello della rabbia. Se hai molta rabbia, rinascerai all'inferno. L'inferno ha 16 tipi di punizione, 8 di freddo estremo e 8 di calore estremo. Il corpo viene immerso nel ghiaccio, bruciato in oli bollenti, e ci sono molte altre sofferenze. Questo significa che, a causa del tuo veleno, devi soffrire lì a lungo. Qualunque veleno tu abbia nella tua vita, finché non li superi tutti, dovrai soffrire. Morirai e rinascerai ancora. Avrai migliaia di rinascite all'interno del ciclo. E quando avrai superato tutti e 5 i tuoi veleni, rinascerai di nuovo come essere umano. Certo, anche noi abbiamo sofferenze, la sofferenza della nascita, della vecchiaia, della malattia e della morte. Ma è comunque il reame in cui puoi raggiungere l'illuminazione, la buddhità e uscire dalle 5 sofferenze del mondo. Quello che avete appena sentito ci è stato utile per capire quello che il monaco ci ha rivelato sulla nostra vita passata e di conseguenza sui nostri veleni, visto che a suo dire nella vita passata abbiamo abitato i regni degli dei e quelli dell'inferno. Ed insomma, fa impressione sentirsi raccontare queste cose, soprattutto qui. Stiamo tornando verso Thimphu dopo che abbiamo passato una notte meravigliosa al Dode Drak monastero. È stato molto bello, molto intenso e, insomma, ne vale la pena fare queste 3 ore di trekking in salita per arrivare a questo monastero, che tra l'altro è anche molto poco visitato da quello che ci dicevano. È un peccato perché merita veramente tanto. Rifaresti questo trekking per 100.000 euro? In questo momento no, perché ho troppo male alle ginocchia e ai piedi. L'ho chiesto perché in realtà non stavo filmando, ma Valentina aveva appena detto non lo rifarei nemmeno per 100.000 euro. Mentivo ovviamente. Ovviamente mentiva, ma al solito. È il momento di rimetterci in marcia nuovamente ed in direzione della Punakha Valley ci fermiamo qualche istante al Dochula Pass. Un monumento composto da 108 ciorte in bianchi per commemorare i soldati caduti durante un'operazione contro degli insorti nel sud del paese nel 2004. Un luogo con una vista mozzafiato sull'Himalaya orientale, composto da cime mostruosamente alte che all'interno del territorio bhutanese non possono essere scalate in quanto sacre. Che bella giornata, ragazzi! Ma il viaggio è solo a metà. E nel prossimo episodio vi mostreremo altre zone imperdibili e vi racconteremo molto altro su questo incredibile paese, per cui se il video vi è piaciuto lasciateci un commento e se ancora non lo avete fatto supportateci iscrivendovi al canale. Ci vediamo presto con la seconda parte del viaggio.